Sei al di sopra di una montagna ricolma di neve. Hai un bel panorama da ammirare, il tuo fidato slittino sotto braccio, un amico o una cumpa e nessun pensiero ad infestare la tua mente. Sembra l'inizio di una storia a tinte invernali, ma in realtà è il gioco di cui vi parlerò oggi. Pillolini, miei cari pillolini, e benvenuti in questo nuovo video di Repills, la rubrica dove vi racconto i videogiochi seguendo una struttura vicina ad una recensione, ma dove l'analisi la fa da padrone, rimanendo però in territorio no spoiler. Oggi vi parlerò di Sledding Game, un titolo indie sviluppato e pubblicato da The Sledding Corporation, team composto da un singolo sviluppatore, il quale ringrazio per avermi donato una key per poter realizzare questo video. Mettete lo slittino sotto le vostre chiappette, dunque, e scendiamo giù dalla discesa mentre vi racconto di questo gioco. Come sempre però, dopo la sigla. E partirei dicendovi cosa sia questo gioco. Sledding Game è un sandbox, ovvero un gioco il cui obiettivo non è farvi arrivare alla fine o seguire una trama articolata, bensì di fornirvi una serie di strumenti ed elementi di gameplay il cui scopo è far fuoriuscire la vostra creatività. Prendete Minecraft, un esempio blasonato, ma efficace per far capire in breve che cosa sia un sandbox. Nel caso di Sledding Game, questi strumenti ed elementi di gameplay sono legati intrinsecamente alle attività con lo slittino, o in generale ad attività in località montane, ma ci arriviamo con calma. Cosa dire invece della trama di questo gioco? Paradossalmente non ho granché da dirvi, questo perché la trama non c'è proprio. Come detto poc'anzi, essendo facente parte del genere dei sandbox, la trama è forse l'ultima delle cose da prendere in considerazione. In questi casi, volendo, si potrebbe costruire una sorta di trama derivativa dalla creatività del giocatore, banalmente dando un perché di ciò che sta accadendo in gioco, ma sfortunatamente in Sledding Game non ci sono gli strumenti necessari per giocare con la fantasia e scrivere eventuali storie del perché siate in uno slittino. Anche per il comparto grafico e l'art direction non vi è moltissimo da dire. Le immagini che state vedendo parlano da sé, ma in ogni caso è evidente l'approccio semplicistico scelto per questo gioco. Ciò lo si denota anche dalla scelta del motore grafico utilizzato, Unity. Normalmente questo potrebbe essere un dato a sfavore per un gioco, perché potrebbe denotare pigrizia o poca esperienza nel come si costruisce un gioco. In questo caso però è altrettanto evidente che sia stata una scelta artistica specifica, oltre al fatto che The Sledding Corporation non conti su di un team variegato, ma su di un singolo sviluppatore. In generale è una scelta che funziona, sia perché arricchisce la semplicità perpetrata donandogli un look low poly, che risulta essere giocattoloso, perfettamente in tema con il suo genere di appartenenza, sia perché così risulta gestibile per un singolo dev. Una cosa però di cui vi posso parlare più nel dettaglio è il gameplay. E meno male, se non sarebbe stato un grosso problema. Come potrei riassumere il gameplay di Sledding Game? Avrete già dato voi la risposta. Semplice, forse anche troppo. Nonostante la sua semplicità, però, ci sono degli elementi da poter prendere in analisi, ma andiamo con ordine. Partiamo dall'inizio. Una volta creato un server o aver fatto l'accesso ad uno creato da un altro giocatore, verrete inseriti dentro un piccolo chalet, hub principale del gioco, che fungerà anche da piccola sala giochi. Qui potrete infatti giocare a freccette, al canestro, bere un caffè insieme ad un amico, il quale aumenterà temporaneamente la vostra velocità di movimento, e molto altro ancora. Se invece volete buttarvi subito nella mischia, allora vi basterà uscire, decidere la destinazione ed arrivarci a piedi o tramite comode funivie. Una volta arrivati però, ricordatevi di piazzare una bandierina, così potrete tornarci tramite un comodo teletrasporto. All'aperto avrete altre microattività da svolgere, come gareggiare con altri giocatori, scorrazzare liberamente per la mappa eseguendo trick a più non posso, giocare a curling, pescare, cuocere del marshmallow su di un falò e molto altro ancora. Tutte queste attività genereranno dei crediti, utili per acquistare nuovi elementi estetici per il vostro personaggio, nuovi slittini, strumenti utili per eseguire altre attività come la canna da pesca ed infine degli strumenti piazzabili nella mappa per creare rampe, percorsi alternativi o per aiutarvi nell'esplorazione
o nella ricerca dei vari segreti sparsi in giro. Di per sé è un impianto molto semplice, come definito poc'anzi, ma ciò si sposa molto bene con i reali 3 elementi portanti di questo gioco: la personalizzazione, la scoperta di segreti e sbloccabili ed infine la socializzazione. Vediamoli attentamente. Le opzioni di personalizzazione saranno differenti. Partiremo con la scelta del nostro animale da impersonare. Inizialmente saranno disponibili solo 3 animali: una rana, un orso e un pinguino, ma non saranno ovviamente gli unici. Molti altri animali dovranno essere sbloccati mediante differenti azioni, come attivare le loro corrispettive statue, eseguendo azioni specifiche o tramite eventi terzi sparsi per la mappa. Una volta scelto il vostro animale preferito, si potrà vestirlo. Qui avremo una vasta scelta tra cappelli, sciarpe, occhiali, collane ed altro ancora. Successivamente si procederà alla scelta del vostro fiammante slittino, i quali colori saranno intercambiabili man mano che li sbloccherete utilizzandolo, e così facendolo salire di livello. Tutti questi elementi saranno, come anticipato prima, acquistabili tramite crediti che genererete giocando. Non esiste però solo questa metodologia di ottenimento. Mentre passeggerete nello chalet vi cadrà sicuramente l'occhio su alcune specifiche macchinette ed una ruota della fortuna vicino ad esse. Tramite la ruota potrete investire parte dei vostri crediti per convertirli in ticket per le macchinette. Una volta ottenuti potrete spenderli per ottenere ulteriori elementi non presenti nei vari negozi. Un ulteriore modo, il quale apre ai 2 restanti paragrafi, è svelandoli e così sbloccandoli. Sparsi per la mappa ci saranno molti segreti da poter scovare ed essi si tradurranno in nuovi cappelli, slittini ed animali da poter impersonare. Questo è un altro grande elemento portante del gioco, poiché è strettamente legato all'esperienza che il gioco vuole far vivere, la socializzazione con altre persone. Sledding Game è indubbiamente un gioco basato sugli slittini, ma al contempo stesso spinge il giocatore, senza forzarlo, a comunicare con gli altri, a condividere il proprio tempo con il prossimo. Se ci pensate, è una perfetta allegoria di vita. Alcune esperienze sono impattanti da soli, ma possono diventare memorabili se affrontate con almeno un'altra persona accanto a noi. In questo caso è decisamente più divertente gareggiare, fare battaglia a palle di neve e cercare tutti i segreti insieme a qualcuno, piuttosto che da soli. E con ciò andiamo a toccare quello che per me è proprio il punto più forte di questo gioco. Il gameplay è molto semplice e ridotto all'osso, è vero, ma questo suo elemento social riesce, sempre secondo me, a far chiudere un occhio su tutto il resto. E sapete qual è la parte più divertente? Che lo fa perseguendo la via della semplicità. Non troveremo meccaniche o feature nascoste a supportarlo, ma semplicemente utilizzando la chat testuale e vocale, 2 strumenti semplici ma dal grande potenziale. Ciò che Sledding Game riesce a fare benissimo è proprio essere giocattoloso, far fuoriuscire quel lato infantile dormiente dentro di noi, ricordandoci come la felicità, spesso, risieda nell'apprezzare le piccole cose. Si potrebbe tranquillamente cercare un tutorial o dei walkthrough qui su YouTube per sbloccare tutto, senza fatica. E ci sono, pure in abbondanza. Ma ciò eliminerebbe la motivazione stessa di giocare questo gioco, di condividere esperienze e conoscenze ottenute giocando con gli altri. Non sarebbe più bello partire insieme all'avventura per esplorare? Aiutare gli altri e farsi aiutare a sbloccare nuove cose? Trovare segreti non ancora scoperti? Semplicemente passare del tempo con qualcuno, anche e soprattutto facendo attività ripetitive, ma chiacchierando? Questa è una domanda che vi pongo e che mi sono posto io in primis, e ciò mi ha portato a differenti eventi che vorrei condividervi. Il primo è stato sbloccare la volpe. Durante una delle mie partite incontrai un altro giocatore che aveva questo animale, ed essendo il mio animale preferito in assoluto, dovevo assolutamente sbloccarlo. Così gli chiesi come si facesse e lui me lo spiegò, offrendosi volontario nell'accompagnarmi alla statua necessaria. Così insieme partimmo, seguiti da un terzo giocatore, anche lui curioso e volenteroso di sbloccare questo animale. Tutto procedeva per il meglio, nonostante mi perdessi facilmente, ma ad un certo punto la nostra guida dovette abbandonare la partita. Fatti i nostri saluti, io e l'altro giocatore ci mettemmo in marcia per trovare la statua, guidati dalle parole della guida che ci lasciò. Dopo un po' di tempo passato a setacciare la zona, non trovammo nulla. Sconfitti, decidemmo di ritirarci. Una delle mie caratteristiche, però, è la testardaggine. Deciso a trovarla, aprì un server e, dopo attente ricerche, la trovai. Ero al 7° cielo
ma un'altra sfida si parò davanti a me: attivarla. Dovevo colpire 3 bersagli in pochissimo tempo, ma l'impresa si rivelò presto essere decisamente ardua per essere affrontata da solo. Mi armai di pazienza e strategia e, dopo non poche difficoltà, sbloccai finalmente la volpe. Il secondo evento è sempre collegato a questo meraviglioso animale. Questa volta, però, toccò a me essere la guida per qualcun altro. In questa partita trovai 2 ragazzi che chiedevano se qualcuno sapesse come sbloccare la volpe artica, variante della volpe base. In un'altra partita ancora, qualcuno mi rivelò come fare. Per non spoilerare nulla, vi dirò che sarà necessaria la volpe base per sbloccarla. Da qui partì una piccola spedizione alla volta della statua della volpe, non senza poche difficoltà. Una volta lì ci dividemmo i compiti. Io avrei colpito il bersaglio più in basso, il giocatore 1 quello più a sinistra e giocatrice 2 l'ultimo rimanente. In tutto ciò si unì anche giocatore 4 per aiutare giocatrice 2 nell'intento, dato che aveva non pochi problemi di lag. Fu molto bello vederli contenti, soprattutto giocatore 1 che tornò immediatamente allo chalet per cambiare personaggio e sbloccare la volpe artica. Gli ci volle un po', ma alla fine ce la fece. Fu entusiasta. Per ricambiare il favore mi mostrò come sbloccare la foca ed un paio di cappelli segreti. Se mai vedrete questo video, Sandy Cube, Anna e Willy Willy Wowzers, sto parlando proprio di voi. Grazie per aver preso parte a questo video. L'ultimo evento che vi vorrei raccontare è un po' più dolce. In questa partita incontrai un altro giocatore, con il quale scambiai 2 chiacchiere. Dopo poco scoprì che fosse un papà e che stesse mostrando il gioco a suo figlio. Lo ammetto, questa cosa mi emozionò molto. Volevo far parte di questa condivisione tra padre e figlio, mostrando al bambino una parte sana del gioco multiplayer ed in estensione dell'internet. Per questo motivo gli chiesi se voleva fare qualche attività, soprattutto le gare, per ampliare il ventaglio di cose da mostrare a suo figlio. Lui accettò e così decidemmo di gareggiare insieme su più linee di partenza presenti per la mappa. Se mai vedrai questo video, Tauront, grazie per avermi concesso questa opportunità. Sicuramente tuo figlio avrà già dimenticato la mia esistenza, ma se si è divertito con noi e farà tesoro di ciò che ha visto, anche nei suoi ricordi, tanto mi basta. Spero che questi 3 esempi abbiano fatto comprendere meglio il mio discorso e le mie lodi sulla condivisione che Sledding Game riesce a generare. Per ogni zona di luce, però, ve n'è anche una d'ombra. Nonostante abbia tessuto lodi molto importanti per questo gioco, vorrei condividervi anche quello che, secondo me, non funziona di questo gioco. E per far ciò devo rivelarvi qualcosa di non detto, ovvero che questo gioco è in Early Access. Scelta comprensibile, vista la dimensione del team di sviluppo, ma che porta con sé anche alcuni lati negativi. Uno tra tutti il fatto che il gioco non sia nella sua forma definitiva. Questo si nota parecchio perché, come dicevo prima, il gameplay loop è semplice, forse fin troppo, ed in generale il tutto lo fa percepire come un po' spoglio e ripetitivo. Seppur vero che ciò che ho raccontato poc'anzi riesca a ledere questa cosa, reputo che il gioco necessiterebbe di più contenuti, partendo dall'aggiunta di nuove mappe fino ad arrivare all'aggiunta di nuove modalità alternative a quelle già presenti. Sarebbe bello vedere qualcosa come una corsa su slittino ad ostacoli, un editor dedicato dove realizzare le proprie piste e condividerle con gli altri giocatori, un'effettiva battaglia a palle di neve a squadre o tutti contro tutti, una gara di pesca o ancora ampliare le possibilità e poter magari sbloccare vari deltaplani ed usarli sia come mezzo di trasporto sia per gare apposite e molto altro ancora. Nonostante tutto, confido nel fatto che il gioco potrà crescere ancora grazie ai feedback della community. E a proposito di feedback, vorrei lasciarne un ultimo per lo sviluppatore. Molto semplicemente ciò che suggerisco di aggiungere è la possibilità di aggiungere dei segnalini o ping sulla mappa cartacea, di modo da aiutare i giocatori nell'indicare in modo più preciso un luogo da raggiungere. È un'aggiunta molto semplice, ma che reputo non possa far male a nessuno. Può essere d'aiuto, ma al contempo stesso non rompe alcune scelte di design scelte per questo gioco. E con ciò direi che siamo arrivati alla fine di questa discesa. Ho volutamente saltato la sezione dedicata al comparto audio perché non vi è moltissimo da dire, oltre al fatto che le tracce scelte accompagnino bene il tutto e che gli effetti sonori,
come i passi sulla neve o lo sfrigolio dello slittino sul terreno, siano decisamente ben fatti. Quasi realistici, oserei dire. Sledding Game è un gioco che fa della semplicità il suo punto più forte, ed anche quello più debole. La struttura del gameplay è solida, ma soffre particolarmente della mancanza di varietà di contenuti, tipico dei giochi rilasciati in Early Access. Può essere giocato in solitaria, ma si ha l'esperienza migliore se giocato in compagnia di amici o di altri giocatori. Ho fortemente apprezzato la scelta di inserire un sistema di ricompense molto vecchio stampo, dove il giocatore deve effettivamente giocare al gioco e stimolare la sua curiosità, curiosando qua e là per scoprire nuove cose. Un modo molto intelligente e non forzato per aggiungere rigiocabilità senza risultare artificiale, anche se non è un'opzione che apprezzeranno tutti. Ed ora arriva la domanda più difficile. Vi consiglierei questo gioco? Per la prima volta non risponderò a questa domanda. Non per qualche motivazione in specifico, ma perché ritengo che la risposta sia molto più soggettiva che nei casi precedenti. Se sentite che qualcosa vi abbia incuriosito o che risuoni proprio con i vostri gusti, allora sì, ma a vostro rischio e pericolo. In caso contrario, no, soprattutto se mal sopportate la ripetitività. C'è un'altra cosa che supporta questa mia scelta, ovvero la sua natura di gioco non completo. Personalmente parlando, e qui lo sottolineo, tendo ad essere un po' diffidente nei confronti dei giochi rilasciati in Early Access, non per cattiveria o per pregiudizio, ma perché tante volte ho sentito di giochi anche ambiziosi che promettevano mari e monti e poi, puff, spariti nel nulla, o direttamente non più supportati, per svariate motivazioni. A maggior ragione sento la necessità di fornirvi più informazioni possibili e lasciare a voi la scelta, segnalando però i rischi che si corrono in casi analoghi a questo. Con questo non voglio assolutamente augurare il peggio al gioco e allo sviluppatore, tutt'altro. Reputo che il gioco sia valido e che possa dire la sua, e spero vivamente che ottenga il supporto che merita da ambo le parti. Se siete interessati a provarlo o ad acquistarlo, in descrizione vi lascio il link della sua pagina Steam. Sledding Game è attualmente disponibile per PC tramite Steam e Microsoft Store ed Xbox Series X ed S. Inoltre è disponibile anche su Game Pass Ultimate e fornisce anche la possibilità di giocare in cross-platform. Specifico però che questa opzione è disponibile solo ed esclusivamente se acquisterete il gioco tramite Microsoft Store. Se l'acquisterete da Steam, potrete giocarlo solo con altri utenti Steam. Come ultima cosa, vorrei ringraziare nuovamente The Sledding Corporation per avermi dato la possibilità di parlarvi di questo gioco ed augurare al singolo dev un enorme in bocca al lupo. Ricordate sempre, supportate gli sviluppatori, specialmente quelli che meritano. Bene, è arrivato il momento della fatidica domanda finale. Conoscevate già questo gioco? Se sì, qual è stata la vostra esperienza? E se no, lo proverete? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Grazie per avermi seguito fin qui. Ed ora, vai con l'outro. Ed eccoci arrivati al vero finale di questo video. Prima di salutarci però vorrei ricordarvi un paio di cosette. La prima ovviamente è di farmi sapere cosa ne pensate, come sempre qui sotto nella sezione commenti. E la seconda è una serie di azioni, come lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando anche la campanellina, così da essere sempre notificati sull'uscita di nuovi contenuti, condividerlo con i vostri cari e in generale con chi sapete che potrebbe essere interessato a questo tipo di contenuto, e seguirmi anche sui miei social, che trovate comodamente qui sotto nella descrizione. Quindi, detto ciò, dal vostro Pillole è tutto, vi ringrazio per essere arrivati fin qui e ci rivediamo ad un prossimo video. Pillola out.